Pronti? Vada come la fuma! Guardate qui, che bellezza che è venuta! Perfetta! Con gli alveari, la croccante. Cari amici, in tanti mi state chiedendo la ricetta per una buona focaccia. Eccola qui. Ok, praticamente 1 chilo di farina, di cui 300 g di manitoba e 700 g di farina zero, un cucchiaino di miele, 4 g di sale, un pochino di olio. Ok, andiamo a cominciare. Ho preso il lievito praticamente 3/4 del panettino. Ok, il nostro panettino di lievito. Là, e lo andiamo a far sciogliere con le nostre zampette. Lo facciamo sciogliere nell'acqua. Ok, l'abbiamo fatto sciogliere e ora cominciamo a mettere dentro la nostra manitoba che gli dà un po' di forza. Qui giratela bene bene. Io comincio con una base liquida. Vedete, così almeno parte già con la forza. E sciolgo tutti i grumi. Poi ci vado ad aggiungere subito un pochino di olio. Questa è la fase più importante, la partenza. Olè. Poi un cucchiaino di miele. Il miele cosa farà? Mi aiuterà alla maturazione, diciamo alla fermentazione, e in più gli darà un bel colore. Voilà. Vedete, io non smetto mai di girare. Faccio così e gli do un altro po' d'acqua. Poi vediamo i grumi con le mani, no? Mi faccio in questa maniera mentre giro. Non vi preoccupate se liquida, tanto dopo andiamo a farla tirare. Però all'inizio è bene che sia così. Un pochino di acqua, un po' di farina, guardate che bella consistenza. E ricominciamo. Via. Via. Ok, sta iniziando, come si dice, a incordarsi. Ok, alla fine, a questo punto ci vado a mettere il sale alla fine. Perché il sale, perché si mette sempre alla fine? Perché se no abbassa la lievitazione, distrugge, diciamo così, gli amidi. Cosa si fa? Ecco qui. Ora mi metto un filo d'olio in mano, così, e lo metto sopra, ok, un po' nei lati, guardate, e lascio stare un quarto d'ora così, senza niente sopra, così. Ci aggiorniamo fra un quarto d'ora. Questo perché gli darà all'inizio
un po' una bella botta di lievitazione. È passato un quarto d'ora. E cosa faccio? Vedete che bella? Gli do una girata, semplicemente senza impazzire, così. Guardate che bellezza che è, l'ho incordata. Olè! Facendo così si dà ossigeno. Ho visto che ora che va di moda là, il panetto, lo girate, fate come meglio vedete. Io faccio così per una miglior comodità e uso questo strumento perché almeno non rimane attaccato. E ora, disse la signora, cencio inumidito. Così. Ci aggiorniamo fra un altro quarto d'ora. Ok. È passato un altro quarto d'ora e ripetiamo la solita operazione di rinfresco, ossigenatura, diciamo così. Facciamo questa operazione qui per 3 volte consecutive, serve a dire il primo quarto d'ora, il secondo quarto d'ora e il terzo quarto d'ora. Ok. Alla fine di questi 3 step cosa facciamo? Questo qui possiamo mettere qui, ricopriamo e mettiamo il nostro impasto in un luogo al fresco per almeno 4 ore, 4-5 ore. Questo qui ovviamente raddoppierà il nostro volume. Ci aggiorniamo fra 4 ore, via, non esageriamo, 4. Uso questa modalità video per fare il video un pochino più corto e spiegarmi meglio. Ho fatto lievitare, come avete visto, 4 ore. Ok? Dopo 4 ore ho diviso a metà l'impasto e ho preso una carta da forno, l'ho oliata e ci ho messo sopra l'impasto e l'ho steso. Ok? Poi cosa ho fatto? Ho preso, diciamo, la graticola dove l'ho messa sopra e l'ho messa in forno con la luce accesa del forno. Perché la luce accesa del forno? Perché la luce accesa dà un po' di calore e riscalderà il nostro impasto, riscalderà. Non lo mettete proprio sopra, mettetelo un po' più giù perché voi non ne rendete conto, ma la luce è molto calda, e lo lascio stare per 2 ore in questa maniera in forno ovviamente chiuso, e scusate la ripetizione, e luce accesa. Ok, passiamo oltre. Sono passate 2 ore. Allora, voglio far vedere. Guardate che spettacolo, guardate le bolle che ha questa lievitazione. Spero che si veda, no? Vedete? Ok, ora cosa facciamo? Attenzione, come prima, un po' di olio sul dito. Tanto preriscaldate il forno a 250 gradi. Questo è sale grosso, sopra sale grosso, poi olio, poi ce ne va un pochino. Ok, e fategli dei buchetti senza andare dalla parte di là, perché almeno l'olio, vedete cosa fa? L'olio ci farà una sacca. Ok, ora nel frattempo che si scalderà, perché che bellezza, come morbida. Nel frattempo che il forno arriverà a temperatura passeranno almeno altri 10-15 minuti. Lasciatelo stare tranquillo. Quando è 250 gradi infornate e saranno, io cosa faccio? Nel forno lo metto 10 minuti sotto, proprio a 2-3 cm dal fondo. Poi dopo 10 minuti lo passo a metà. Ok? Così almeno la prima strinata, perché il calore arriva più che altro dalla parte di sotto del forno. Comunque la prima strinata è sotto, se no mettetelo nel mezzo, non state a impazzire, ed è circa, dipende da forno a forno, dai 15 ai 20 minuti all'incirca.
Il mio con 15 minuti ci si fa, è un forno molto... Faccio vedere anche su quest'altra. Vedete? Dei buchetti. Ci ho messo sale grosso e ci ho messo poi l'olio. Ole. Così. Ok? Infornato, vedete cosa ho fatto? L'ho messo su una gratella e sopra la carta da forno, perché questo così il calore accederà più facilmente a una teglia. Là 250 gradi e vediamo. Sono passati 10 minuti. Inizia a prendere un bel colorito. Sì. Ok. Gli ultimi minuti ho levato le carta da forno, bene. Poi lasciatela sulla gratella e fatela ossigenare sotto, perché se la fate toccare, ecco questa luce, se lo fate toccare al fondo, praticamente prenderà umido. Invece così, se passa sotto l'ossigeno, rimane croccante. Poi per finire, appena un filo d'olio sopra, d'altronde la focaccia è così. La focaccia, sentite qui? Mi fa sentire. Dico, no, non è vero, non è possibile, così buona, così croccante. Arrivo, Sentite, l'acciaio inox. Sono passati 10 minuti, sentite? Guarda come la fuma. Mi avvicino un po' di più. Qua. Guardiamo, Pronti? Vada come la fuma! Guardate qui, che bellezza che è venuta! Perfetta! Con gli alveari, croccante! Che bontà! Siamo bravi? Sì, siamo bravi. Se c'è qualcosa chiedetemelo. Bella focaccia. Registrate nel mio canale se non l'avete ancora fatto. Niente, spero di esservi stato d'aiuto. Grande ricetta questa per ogni occasione, feste e via discorrendo. Party, cene, pranzi, merende. Vi saluto con l'inchino e con l'imbuto.